Cari amici e amiche di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Un saluto caloroso a tutti voi che ogni giorno ci seguite con attenzione e ci sostenete nel nostro lavoro quotidiano di monitoraggio sulla caldera dei Campi Flegrei, sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere della Solfatara. Un benvenuto speciale ai nuovi spettatori. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci anche su Instagram e TikTok e a entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatara News Group, dove ogni giorno analizziamo insieme ciò che accade nel nostro territorio. E prima di cominciare, un enorme grazie a tutti voi che state contribuendo alla nostra raccolta su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Grazie al vostro aiuto abbiamo superato il 77% dell'obiettivo, un risultato che ci riempie d'orgoglio e che dimostra quanto tutti insieme vogliamo arrivare alla verità su ciò che si muove sotto i nostri piedi. Con quel drone potremo finalmente misurare le temperature fumaroliche con precisione e capire fino a che punto la pressione nella caldera stia realmente aumentando. Ma oggi vogliamo porvi alcune domande fondamentali. Quanto siamo davvero pronti di fronte a un territorio che cambia ogni giorno? Quanto possono essere utili le prove di evacuazione se mancano ancora le basi concrete di un piano aggiornato? E quante vie di fuga rimangono davvero praticabili in caso di emergenza? Sono domande che dobbiamo porci tutti, perché il territorio in cui viviamo non è un concetto astratto, è casa nostra. Stanotte, tra le 3:20 e le 11:20, si è verificato un nuovo sciame sismico nella zona flegrea, con 14 scosse registrate, la più forte di magnitudo 2.1. Un segnale di attività che prosegue senza tregua e che conferma un quadro ormai chiaro. Il sistema calderico è sotto forte pressione. Come di consueto, abbiamo effettuato un sorvolo con i nostri droni per documentare la situazione attuale. Partendo dalla fumarola Pisciarelli, si nota chiaramente un aumento della pressione interna. I getti di vapore vulcanico sono oggi particolarmente intensi e visibili anche a distanza. Il degassamento appare più violento del solito, con emissioni turbolente e costanti, che testimoniano un'accelerazione del processo di sfiato dei gas. Si tratta di segnali che, sebbene non indichino da soli un'eruzione imminente, vanno monitorati con estrema attenzione perché mostrano un sistema in continua evoluzione. Spostandoci sul cratere della Solfatara, il quadro è simile. La fumarola Bocca Grande emette una quantità imponente di vapore ad alta pressione, segno di un'attività interna sempre più sostenuta. Alcune pozze di fango che solitamente ribollono in superficie oggi risultano completamente asciutte. Un fenomeno che tecnicamente può indicare un aumento delle temperature fumaroliche o una variazione nella circolazione dei fluidi sotterranei. Non possiamo ancora fornire dati precisi perché non disponiamo del drone termico necessario a misurare la temperatura effettiva dei gas. Ma proprio per questo la nostra raccolta fondi su GoFundMe è così importante. Grazie a quel drone potremo offrire un monitoraggio quotidiano, termico e scientifico, che renderà i nostri aggiornamenti ancora più accurati e utili a tutta la popolazione. Siamo ormai vicinissimi al traguardo e con il vostro aiuto potremo completare questo ultimo passo fondamentale. Ma mentre la natura continua a muoversi sotto di noi, la macchina organizzativa resta ferma. Nei prossimi giorni, il 5 e il 6 novembre, si terranno le tanto pubblicizzate prove di evacuazione ai Campi Flegrei, un'iniziativa che, almeno sulla carta, dovrebbe servire a testare la capacità di risposta in caso di emergenza vulcanica. In realtà si tratterà solo di un esercizio simbolico, limitato a un gruppo scolastico e ad alcune simulazioni logistiche con partenza da Napoli verso Sicilia e Sardegna. Un gesto più dimostrativo che operativo, perché alla base di tutto manca l'elemento essenziale, un piano di evacuazione aggiornato e dimensionato sull'attuale realtà del territorio. Il piano vigente, infatti, è vecchio di molti anni. Fu elaborato in un contesto completamente diverso, quando la sismicità era bassa e il numero di abitanti minore. Oggi, invece, i parametri sono cambiati drasticamente. Il suolo continua a sollevarsi, la densità abitativa è altissima e le infrastrutture non garantiscono un'evacuazione ordinata, neanche in condizioni normali. Lo stesso vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo, come molti altri esperti, denuncia da anni la necessità di un nuovo piano, redatto insieme a chi studia realmente il vulcano e conosce i tempi di un'eventuale eruzione. Eppure, si continua a parlare di prove di evacuazione come se bastasse simulare una corsa per strada per sentirsi al sicuro. Ma basta guardarsi intorno per capire la realtà.
La rete viaria è allo stremo. La via Antiniana è ancora transennata su un lato, con un passaggio a senso alternato che crea code interminabili. Una delle arterie più importanti per la fuga, oggi ridotta a un imbuto pericoloso. E come se non bastasse, altre strade sono in condizioni simili. La via Guglielmo Marconi, una delle principali vicino al rione Terra, è chiusa da agosto per un semplice rifacimento del manto stradale di poche centinaia di metri. Cantieri che sembrano eterni, deviazioni ovunque e nessuna certezza sui tempi di riapertura. Queste dovrebbero essere vie di fuga in caso di emergenza, ma oggi sono solo simboli di una gestione lenta e disorganizzata. E allora viene spontaneo chiedersi: come può funzionare un'evacuazione se le strade sono bloccate, se i piani sono obsoleti e se la popolazione non è mai stata realmente addestrata a reagire? Siamo di fronte a una simulazione del controllo, non al controllo reale di un rischio. La verità è che senza un piano aggiornato, senza il contributo dei vulcanologi, senza il coinvolgimento della popolazione in prove vere e coordinate, qualsiasi esercitazione resta solo un gesto di facciata, un modo per dire stiamo facendo qualcosa, quando in realtà non si sta risolvendo nulla. Noi di Solfatara News continueremo a fare ciò che facciamo ogni giorno: osservare, documentare, denunciare. Perché viviamo qui, a 300 metri dalla Solfatara, e la nostra voce non nasce per allarmare, ma per informare. Non speculiamo sui like o sulle visualizzazioni, perché se qualcosa dovesse accadere, saremmo i primi a subirne le conseguenze. Per questo vogliamo essere una voce indipendente, libera da condizionamenti, che mostra i fatti, non le rassicurazioni. Finché non ci sarà un piano di evacuazione serio, aggiornato e condiviso, le esercitazioni resteranno solo un teatrino e la popolazione continuerà a vivere in una sicurezza illusoria. E noi continueremo a essere qui, con i nostri droni, a raccontare quello che accade davvero sopra e sotto la caldera dei Campi Flegrei.